Bene, benvenuti. Io sono Fabio Petti, sono vice responsabile di Gruppo Investment Strategy, sono qui con Marco Valli, il nostro capo economista, e Alessandro Caviglia, il nostro Chief Investment Officer per l'Italia. Noi abbiamo appena concluso il Group Investment Committee del quarto quarter del 2025 e dove abbiamo avuto interessanti discussioni date tutte le incertezze che ci sono sia da un punto di vista geopolitico che economico. Quindi Marco, inizierei con te approfondendo gli Stati Uniti. Noi stiamo vedendo un tasso di inflazione che rimane stabile, se non potenzialmente addirittura al rialzo, sopra il 3%, che è quindi ben sopra il target della Federal Reserve, eppure la Federal Reserve che sta intraprendendo il suo percorso di discesa dei tassi, il mercato si aspetta addirittura 3 o 4 tagli da qui al 2026. Cosa sta accadendo? Come dobbiamo leggere questo fenomeno? Sì Fabio, allora è vero, la Federal Reserve in questo momento ha impostato una traiettoria di discesa dei tassi di interesse e il mercato si aspetta che ce ne siano ancora parecchi da qui a fine dell'anno prossimo. L'inflazione, come dicevi giustamente, è stabile intorno al 3% e se andiamo a vedere le proiezioni per i prossimi 6 mesi sono probabilmente per un'accelerazione, perché di fatto le imprese devono ancora scaricare a valle parte dei dazi e gli indicatori anticipatori per quanto riguarda l'inflazione da servizi puntano al rialzo. Quindi questo è un problema oggettivamente. Perché la Fed però sta allentando la politica monetaria? Perché la Fed ha un mandato duale, quindi inflazione ma anche mercato del lavoro. E quello che vediamo sul fronte della crescita occupazionale è una chiara fase di rallentamento e raffreddamento. Un rallentamento che è dovuto sia a fenomeni di domanda che a fenomeni di offerta. Le imprese sono più caute per il livello di incertezza elevato, ma anche perché sostanzialmente un'accelerazione del ciclo del CAPEX legato all'intelligenza artificiale sta rendendo le imprese scettiche per quanto riguarda le prospettive occupazionali e aggiungere nuova forza lavoro. Quindi questo è un fattore importante. Ci sono poi anche fenomeni però sul lato dell'offerta di lavoro. Le misure restrittive per quanto riguarda l'immigrazione hanno ridotto la forza lavoro e quindi la capacità di generare sostanzialmente nuova occupazione. Quindi la Fed si trova sostanzialmente a un bivio, deve decidere se in questa fase privilegiare le pressioni al ribasso per quanto riguarda la crescita occupazionale, quindi allentare ulteriormente, oppure avere un occhio più attento sul fronte dell'inflazione e della stabilità dei prezzi. La nostra sensazione, visto che noi nelle nostre prospettive abbiamo comunque un mercato del lavoro che tiene nel corso dell'anno prossimo, è che la Fed taglierà, ma taglierà meno di quanto attualmente è prezzato dal mercato, perché noi comunque vediamo un mercato del lavoro che rimane sostanzialmente in equilibrio. Il fatto che tu hai contestualmente un indebolimento della domanda, ma anche dell'offerta di lavoro, fa sì che il tasso di disoccupazione non salirà molto dai livelli attuali e poi se andiamo a vedere la dinamica sottostante dell'economia, è una dinamica robusta, perché il ciclo del CAPEX legato all'intelligenza artificiale continuerà anche nel corso del 2026, mano a mano che scende il livello di incertezza, lo stimolo fiscale entra in circolo e i tagli della Fed cominciano a supportare anche la parte di CAPEX più tradizionale, non legata all'intelligenza artificiale, dovremmo avere anche lì una fase che andrà a supportare la crescita economica. Sui consumi rimaniamo positivi, anche se tutto sommato bisogna sempre guardare al fatto che i consumi negli Stati Uniti continuano a essere guidati per lo più dalla parte più abbiente della popolazione che beneficia di forti effetti ricchezza. Nel suo complesso noi prevediamo che l'economia negli Stati Uniti l'anno prossimo cresca in un intorno del 2%, quindi un tasso molto simile a quello registrato nel corso del 2025 e quindi vediamo che la Federal Reserve dai livelli attuali probabilmente taglierà altri 50 basis point, ma non quanto attualmente scontato dal mercato, ipotizzando nel nostro scenario centrale che la Federal Reserve non verrà più di tanto guidata nelle sue scelte dalle pressioni politiche in arrivo dalla Casa Bianca. Chiarissimo. Alessandro, a questo punto, lettura dei mercati finanziari negli Stati Uniti. Due fattori su tutti che ti chiederei di commentare. Il primo sull'obbligazionario, no? È evidente la traiettoria del deficit americano intorno al 6-7% per il 2025, 7-7% per l'anno che viene, eppure le pressioni sul mercato dei governativi dei titoli di Stato statunitensi non è elevatissima, ruotiamo sempre intorno al 4-4,2%. Che lettura diamo sull'obbligazionario? Qual è la posizione che noi suggeriamo ai nostri clienti? Sull'azionario, crescita intorno al 2%, diceva Marco, dal punto di vista dell'economia, attese di crescita molto importante sugli utili anche da parte degli analisti, eppure
un potenziale rischio di concentrazione sulle Mag 7 che ormai pesano più del 34-35% dell'indice, con alcune persone che cominciano a parlare di un rischio di una bolla sulla generative AI. Che lettura ci dai? Obbligazionario e azionario americano? Allora, sull'obbligazionario avevamo e continuiamo ad avere una lettura cauta, perché è vero che la Banca Centrale Americana taglierà i tassi, ma noi pensiamo che li taglierà meno di quanto il mercato aspetta, quindi già questo è un primo segnale di attenzione. L'altro segnale di attenzione è la natura della politica fiscale statunitense, che viaggia a ritmi sostenuti, politiche fiscali espansive, deficit al 7% del PIL, nessun piano di rientro, anzi si parla di stimoli continui, e questo ovviamente significa che probabilmente il premio al rischio sulle parti lunghe, il 10 anni, il 30 anni, non è ancora pienamente prezzato. Perché il mercato non si sta focalizzando con un'attenzione negativa su questo tema? Perché è vero che nel mondo occidentale tutti i governi stanno attuando politiche di espansione fiscale, quindi aumento delle emissioni, quindi sembra strano da dirsi, ma in un contesto in cui il livello generale peggiora, in termini relativi non si causano stress particolari di mercato, e quindi è il motivo per cui comunque i titoli di Stato americani restano nel range attuale, ma non rappresentano dal nostro punto di vista una grande opportunità di investimento. La bolla sulle borse americane, in particolare sul settore tecnologia, uno degli argomenti forti di chi teme lo scoppio della bolla sono le valutazioni. Il pensiero e la risposta semplice nostra è no, noi non siamo in una fase di bolla. Analizziamo il tema delle valutazioni. È vero, le valutazioni del settore tecnologico, in generale del mercato americano, sono valutazioni elevate, più elevate degli altri mercati. Però noi dobbiamo riconoscere che il settore tecnologico ha sempre strutturalmente delle valutazioni più alte di altri settori. Perché? Perché giustamente gli investitori sono disposti a pagare un premio per quelle aziende, per quei settori che non solo hanno dei tassi di crescita più alti degli altri settori delle altre aziende, ma addirittura cambieranno in maniera significativa non solo l'economia e la finanza, ma proprio il nostro modo di vivere. E c'è un altro motivo per cui queste valutazioni sono elevate, perché quelle poche aziende di successo che operano nel settore tecnologico oggi operano in condizioni di quasi monopolio. Fra 3 anni sarà ancora così? Probabilmente no. Cambia domani la situazione? No. È il motivo per cui noi diciamo vogliamo continuare a investire in tecnologia americana, ma con un elevato grado di diversificazione. Vogliamo costruire un portafoglio nel portafoglio proprio per gestire il tema della concentrazione. Chiarissimo. Marco, allora andiamo adesso dall'altra parte dell'Atlantico, leggiamo l'Europa. Lì le aspettative sono di una crescita più modesta e molto sostenuto dalle politiche fiscali, Next Generation EU e poi appunto bazooka tedesco per gli anni a venire. Cosa ci dobbiamo aspettare e quando vedremo effettivamente nell'economia l'effetto del piano annunciato di espansione fiscale in Germania? Sì, allora per la zona euro noi per il 2026 prevediamo un tasso di crescita intorno all'1%, quindi circa la metà di quello che vediamo negli Stati Uniti. Sarà un 26 caratterizzato nella prima parte, immagino ancora da una certa debolezza perché si deve ancora smaltire l'effetto sostanzialmente delle tariffe, dei dazi statunitensi. La domanda domestica fortunatamente rimane sufficientemente solida, anche se non direi forte, però solida a sufficienza per evitare uno scenario di crescita zero, addirittura recessiva, soprattutto a seguito dell'incertezza causata dall'introduzione dei dazi. Mano a mano che ci spostiamo verso la seconda metà del 2026, io mi aspetto che il contributo dello stimolo fiscale in Germania cominci a farsi sentire. Importante però, il 2026 non sarà ancora l'anno in cui verranno scaricati a valle tutti gli investimenti e tutti i programmi. Quindi sarà una lenta accelerazione, ci sono alcuni fattori che impediscono che il bazooka tedesco entri in funzione subito a pieno regime già l'anno prossimo. Sarà quindi un processo pluriennale, però è destinato a cominciare già a dare i suoi frutti nel corso del 2026 con un'accelerazione poi 27 e 28. Next Generation EU sarà molto forte anche l'anno prossimo, perché poi il programma scadrà alla fine del 2026 e questo dovrebbe dare un quadro di supporto per quanto riguarda la crescita economica, con un'accelerazione poi del trend nel corso del 2027. Sul fronte dell'inflazione io sono
molto tranquille in Europa, siamo in intorno del 2%, l'anno prossimo secondo me stiamo anche leggermente al di sotto del 2%, i salari stanno rallentando, le pressioni sui prezzi dei beni importati sono molto deboli, io vedo sostanzialmente un quadro di inflazione abbastanza stabile e questo dà anche un quadro di stabilità alla politica monetaria. Nel nostro scenario centrale la Banca Centrale Europea sostanzialmente ha finito di tagliare i tassi di interesse, nei prossimi 3-6 mesi permane un rischio non particolarmente forte di un ulteriore ultimo taglio, però nel mio scenario centrale i tassi di interesse hanno raggiunto il loro livello terminale, 2%, e lì le vediamo per tutto il 2026. Bene, allora se il contesto europeo è questo, Alessandro, tasso di crescita intorno all'1% e la Banca Centrale Europea che è arrivata al punto d'atterraggio intorno al 2%, cosa andiamo a suggerire ai nostri clienti sull'obbligazionario nel suo complesso e nel mondo credito, dove abbiamo a questo punto spread piuttosto compressi e tassi di default piuttosto bassi, e quali investimenti andiamo a suggerire sull'azionario? È vero che con tassi a breve al 2% stabili nel corso dell'anno prossimo, la componente obbligazionaria non è che offra un potenziale di ritorno così elevato, però rimanendo focalizzati sull'area euro, come facciamo quando costruiamo i nostri portafogli, non dovremmo correre particolari rischi di volatilità. Quindi noi continuiamo a costruire portafogli che hanno un cuore di obbligazionario emesso da società, quindi quello che noi chiamiamo il corporate investment grade, quindi grande diversificazione, grande qualità, perché è vero che gli spread si sono compressi, ma comunque manteniamo un vantaggio rispetto al puro investimento in titoli di Stato, senza, dal nostro punto di vista, correre particolari rischi. Dal punto di vista azionario, in Europa è stato l'anno del grande recupero degli investimenti sui titoli di valore, sui titoli finanziari. Adesso, se il tema economico è l'espansione fiscale in Germania e le politiche industriali di sostegno, allora noi immaginiamo che il settore industriale in Europa sia un settore da privilegiare in combinazione con quelle che noi chiamiamo le strategie high dividend. Non è un settore, è più che altro un tema di investimento, un fattore. Se i tassi sono a breve, è verosimile che avremo flussi di interesse, flussi di investitori che vanno a cercare quei titoli all'interno dei vari settori che offrono dei flussi di cassa, quindi dei dividendi al di sopra della media. Benissimo, sfruttiamo gli ultimi 2 minuti per coprire il terzo tema grosso di cui abbiamo parlato oggi, cioè ampliare la base di investimento dell'universo investibile alla ricerca di ulteriori opportunità. E quindi chiaramente si va a pensare alla Cina. Mi interesserebbe sapere, Marco, quindi qual è la tua visione sia macroeconomica che poi da un punto di vista specifico sulle potenzialità su alcuni mercati, in particolare sulla tecnologia cinese. Allora, dal punto di vista prettamente macro, noi rimaniamo cauti sulla Cina. La crescita è prevista nel corso dell'anno prossimo in decelerazione e non vediamo un punto di svolta per quanto riguarda il settore del real estate, la fiducia dei consumatori rimane debole e il tasso di disoccupazione è elevato. Non vediamo grossi driver che possano portare a un cambiamento. Quello che però rimane è un focus molto forte del governo di Pechino sul settore degli investimenti e soprattutto gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, perché lì è dove la Cina si gioca la battaglia per la supremazia globale con gli Stati Uniti. Quindi quella rimarrà una leva di sviluppo molto importante e poi dal punto di vista macroeconomico direi che con un forte focus sugli investimenti, soprattutto ad alto contenuto tecnologico e domanda domestica che rimane debole, la Cina continuerà ad avere un problema di sovraccapacità, che vuol dire che continuerà a esportare impulsi disinflazionistici a livello globale. E quindi Alessandro arriviamo a te. Abbiamo parlato di sottopeso strutturale per quanto riguarda l'obbligazionario americano, utilizzo diciamo tattico e al cuore poi degli investimenti per quanto riguarda l'obbligazionario europeo e il credito, probabilmente sui mercati emergenti dove possiamo ottenere qualche opportunità alla luce anche del contesto diceva Marco, e da un punto di vista di investimenti sulla parte equity, questa è stata una delle discussioni del comitato di oggi, prendere una stance un po' più positiva per quanto riguarda la crescita tecnologica in quelle aree geografiche. Sì, noi sulla componente azionaria continuiamo ad avere una view costruttiva e continuiamo a costruire portafogli azionari globali. Tipicamente noi diciamo Stati Uniti, Europa, paesi emergenti. Adesso andremo ad aumentare di qualche punto percentuale l'esposizione sui paesi emergenti. Questo per noi
è un modo per raggiungere vari obiettivi. Il primo è: intanto siamo in una fase di transizione geopolitica e le economie asiatiche avranno un peso ovviamente crescente anche in termini di posizione finanziaria internazionale. Vogliamo aumentare la diversificazione al settore tecnologico al di fuori degli Stati Uniti. Prima abbiamo detto portafoglio nel portafoglio, che significa non solo tecnologia americana, ma anche tecnologia asiatica. E poi non dobbiamo dimenticare che se immaginiamo che il dollaro prosegua il suo percorso di indebolimento, allora vediamo un buon potenziale di ritorno nelle valute asiatiche. Quindi quando investiamo in azionari dei paesi emergenti non solo investiamo sulle azioni, ma investiamo anche sulle valute di quei paesi. Benissimo, il tempo a nostra disposizione volge al termine. Io ringrazio Alessandro e Marco e ci vediamo alla prossima. Saluti.